Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslight e oggi proseguiamo con l'analisi delle entry del concorso 2014. Il concorso che è avvenuto nel 2014 per scegliere un nuovo character designer dei Gormiti per una possibile nuova serie. Questa è la terza parte del concorso. Andatevi a vedere le parti precedenti per la spiegazione nel dettaglio di quello che abbiamo visto precedentemente, quindi come funzionava il concorso, eccetera. Un piccolo riassunto veloce è: la Giochi Preziosi ha contattato alcuni artisti e si è fatta contattare da alcuni artisti per decidere questo nuovo designer attraverso un concorso in cui ciascun artista, dopo aver mandato il proprio curriculum all'azienda, avrebbe dovuto mandare 3 disegni, i 3 Gormiti: Colossus, Barbataus e un Gormita originale fatto dall'artista, credo probabilmente per far capire come se la caverebbe con il character design di qualcosa di nuovo. Gli unici criteri di restyling che ha dato la Giochi Preziosi, per quanto ne sappiamo, sono stile dell'ultima serie uscita, quindi in questo caso, dato che era il 2014, la Nature Unleashed, e o stile supereroistico, quindi corpi più slanciati, più eroistici come Spider-Man o Iron Man. Prima di cominciare, la prima entry avrà un audio peggiore di questo qua, perché ho riutilizzato una parte che avevo montato in passato per sbaglio, senza doverla rimontare da capo. Dalla prima entry in poi sarà tutto quanto riregistrato da me, perché mi rendo conto che la qualità era veramente bassa dell'audio. Dopo 2 video mi sono reso conto. Ragazzi, se non vi piace la qualità audio-video, ditemelo. Per esempio, adesso la qualità video è terribile. Fammi vedere? Sì, è terribile. Quindi ditemelo nei commenti, così che ho voglia di comprare una nuova webcam o di registrare quando è giorno, di registrare col telefono o di registrare con una videocamera. Perché io non ho sbatti di trasferire i file. Quindi adesso sto registrando dalla webcam del PC, così che faccio easy, faccio veloce. Registro anche la parte finale del video. Ci rivediamo alla fine del video. Nicola Pireddu è una delle entry più strane di questo concorso, secondo me, perché le sue entry sono modelli 3D. Non sono disegni, sono modelli 3D direttamente. Ha fatto modelli 3D di Colossus, figo, carino, con anche lo sculpt, è carino tutto, e le pose, le angolazioni, eccetera, e di Barbataus, che secondo me ha sbagliato una cosa di colorazione perché non ha la barba verde, ma ce l'ha di legno e non lo so, forse si è sbagliato lui, forse no, non lo so. Comunque questi sono 2 design molto fedeli a Colossus e Barbataus originali, reimaginati un po' slanciati, un minimo, però per il resto sono abbastanza fedeli. E poi c'è la sua entry originale. Maciste! Credo di non aver bisogno di continuare. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in questa cosa che sto guardando e non so indicare precisamente cos'è. Forse quella corda, non so come chiamarla, che circonda il suo corpo nudo. Passiamo a Snake 1000. Sfortunatamente non ho trovato il nome di questo artista, soltanto il suo nickname. Però il suo stile devo dire che mi piace davvero. È l'unico ad aver tolto a Colossus la sua unicità. Le 4 braccia, proprio come Tasarao Legends. Adesso è tipo un signore della natura di quelli generici come Agrom o Tellurio. Vediamo quindi Barbataus. E gli ha tolto la barba. Perché? È tipo parte integrante del suo nome e quindi del suo design. Se togli anche quella, a sto punto lo chiami Taus. È un Gormita completamente a parte. Però l'elmo non mi dispiace. E ora tocca vedere la sua entry originale. Vedendo gli altri 2 Gormiti, sì, sono disegnati bene, però niente di particolarmente creativo o ispirato. Vediamo la sua entry originale. Leviathan. Oh. Non capisco cosa sto guardando, ma mi piace.
i tentacoli al posto della testa da cui escono due chele in aggiunta alle braccia normali, molto curioso e figo. Poi al posto dei capezzoli, occhi. Bello. Un po' troppo neorganic per i miei gusti, ma per il resto mi piace. Per la prima volta abbiamo un entry originale che è migliore delle altre due. Posso capire perché non abbia passato la fase preliminare. Stefano Corrao. Oh oh, appuntito. Sento i graffi soltanto guardando il Colossus di questo artista. È solo una versione più edgy. Il design alla fin fine è lo stesso, però non mi dispiace per niente. Barbatos invece bello, ma stesso problema di Enrico Cicchetti, cioè che sono un po' troppo simili all'originale. Sia Colossus che Barbatos, infatti anche Barbatos è una versione più edgy del Barbatos originale, dove magari le liane vengono più sottolineate, ma alla fin fine è la stessa cosa, di modifiche ce ne sono poche. Anzi, c'è solo un'aggiunta di dettagli che probabilmente rende più difficile la scelta di questo design specifico. E per il resto, Stefano vedo che non ha caricato nessuna entry personale, quindi andiamo avanti. E con questo abbiamo finito con i perdenti. No dai, scherzo. Cioè, non sono passate alle fasi successive, però perdenti non direi. Abbiamo visto molti design molto buoni e quelli che non lo erano, principalmente la causa era molto banalmente il fatto che o non avevano capito bene cosa rende un gormito un gormita, oppure i gormiti non sono adatti al loro stile. Quindi vi consiglio di visitare le loro pagine e che, se potete, commentare che sono io che vi ho mandato, perché si sono impegnati tutti quanti al loro modo e ognuno ha un suo fascino. Direi ora di vedere i finalisti. Per questioni di tempistiche, in questo video vedremo soltanto il primo dei finalisti, quello più breve, dato che gli altri due meritano un video a parte per la quantità di cose che voglio descrivere, e in più c'è anche un'aggiunta verso la fine che in realtà non occuperà molto tempo. Prima di vedere il primo finalista, vediamo la richiesta di giochi preziosi. Infatti, dopo il solito Barbatos, Colossus e Gormita originale che abbiamo visto in tutti gli altri partecipanti a questo concorso, e anche confermato nella mia sezione commenti da parte di uno dei partecipanti, quasi mi dimenticavo, Giuseppe Sarci ha commentato sotto il mio scorso video del concorso 2014, dandoci qualche informazione aggiuntiva, come ho già detto, e aggiungendo al suo post su ArtStation dei gormiti per questo concorso il suo Barbatos e la sua entry originale con il loro design completo, che vi mostro a schermo chiaramente. Non ho molto da dire, i commenti sono più o meno gli stessi. Scusa Giuseppe Sarci, sei il primo artista che ha partecipato al concorso che vede il mio video, o almeno il primo che commenta, e sei pure uno di quelli che ho criticato di più. Grazie per aver commentato e aver caricato anche gli altri entry del concorso, nonostante quello che avessi detto nel video. Quindi, a parte di queste tre entry, non è molto chiaro cosa fosse stato richiesto. Ditemi nei commenti, dopo aver visto le entry di questo finalista, secondo voi quale potrebbe essere stata la richiesta. Vediamo quindi Stefano Dell'Aria. Ammetto che non sono nemmeno sicuro che sia fra i tre finalisti, dato che fra i tre è l'unico che non ha lasciato nessuna descrizione sotto nessuno dei suoi disegni. Di conseguenza non è confermato, al contrario degli altri due. Però la presenza di altri disegni, oltre ai soliti tre di Colossus, Barbatos e Gormita originale, e il fatto che non ce ne sono altri che hanno più di tre design, mi fa pensare che fosse uno dei finalisti. Partiamo come al solito con Colossus, quindi con le entry per la fase preliminare. Appuntito e caotico, ma nel frattempo semplificando seguendo le direttive. Quindi un gormita in stile supereroistico. La mancanza di occhi
mi incuriosisce di più, dato che altri artisti non hanno considerato che Colossus è cieco. Per il resto non è che c'è molto altro da dire. Barbataus. Oh oh oh. Vengono mantenuti gli elementi essenziali. Qualcosa viene tolto per questioni di semplicità, mentre nuovi dettagli interessanti vengono aggiunti, come ad esempio la mantella sulla sua spalla sinistra e l'avambraccio destro, trasformato in una sorta di scudo. Molto interessante. Inoltre la liana del suo braccio sinistro comincia come ramo e finisce come liana. Interessante comunque, molto interessante come design. Vediamo ora la sua entry originale. Dirius, signore del popolo del vulcano. E sapete? Non so bene che pensare. Togliendo il muso furry, il resto è assolutamente gormitico. Può funzionare. Le braccia circondate da quella sorta di maglio infuocato o peloso, non si capisce molto bene. I muscoli molto gormitici. Non mi dispiace. È giusto il muso che mi confonde un po'. Vediamo ora le entry successive, quelle dopo che aveva passato le fasi preliminari. Fra i disegni c'è Geos, Carapax e Orrore Profondo, a parte la scelta dei gormiti specifici, che vedremo nel prossimo video con le altre entry della finale, che solo un elemento su 3 rimane costante, gli altri 2 sono variegati in un certo senso. Dal punto di vista di design non so se c'è meno impegno oppure gli hanno dato delle direttive aggiuntive, quindi che magari gli hanno detto di semplicemente riprendere il gormita e togliergli i dettagli, non hanno messo nel loro stile, perché effettivamente sono i 3 gormiti originali di Geos, Carapax e Orrore Profondo, semplicemente disegnati nel suo stile, senza nessun tipo di modifica, come abbiamo visto in Barbataus e lo scudo. Niente di male, non mi dispiacciono, però ecco, vedendo Colossus e Barbataus mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di più interessante, ecco, non i design ufficiali semplicemente ridisegnati nel suo stile. Questo è il motivo per cui fra i 3 finalisti preferisco Stefano Dell'Aria di meno. Semplicemente questa cosa qua. Per il resto le sue entry per la fase preliminare mi piacciono abbastanza. Fra quelle che abbiamo visto sono fra le mie preferite, non le preferite assolute, ma fra le mie preferite. Posso capire perché potrebbero aver deciso di farlo passare alle fasi successive. Bene, siamo arrivati al primo finalista del concorso. Che bello, eh? Ci manca un video. Poi, a patto che non ne spuntano fuori altri, siamo a posto. Quindi, grazie per aver visto il video. Se potete commentate, mettete like, così che mi viene voglia di montare la parte successiva. Iscrivetevi al canale se vedete altri contenuti gormitici. È il gormitico questo. È la mia posa gormitica. Fatemi sapere nella sezione commenti quale redesign vi è piaciuto di più. Se volete altri contenuti gormitici al di fuori di quelli che sono nel canale, seguitemi su Twitch, link in descrizione. Sì, faccio Twitch. Sì, faccio schifo. Sì, faccio live ogni mercoledì e venerdì alle 10 di sera. Forse presto comincerò a fare anche Pokémon Scarlatto e Violetto quando esce. Non so ancora i giorni, vi farò sapere mai, non vi farò mai sapere. Non vi dirò niente, io non vi dico niente. Quest'anno Not November sta già partendo male.